Allora proseguiamo nel nostro programma dopo questo approfondimento da parte di Andrea, che veramente con una rete di connessioni, come dire, impressionante, e veramente una specie di vaso di Pandora. Queste giornate di questo seminario di Ascona stanno veramente venendo fuori moltissime cose interessantissime. Naturalmente, Andrea, seguiremo anche il libro quando uscirà. Se mai uscirà. Se mai uscirà, ma uscirà. E adesso il programma prevede un breve video, sono 20 minuti, di Marina Tappa, che non ha potuto, diciamo, essere con noi, e il video riguarda il tema Bernardino del Boca, maestro del collage. Allora, Marina Tappa, che è una socia del gruppo teosofico del Villaggio Verde, il gruppo teosofico Bernardino del Boca del Villaggio Verde di Cavallirio, e collabora attivamente con la Fondazione Bernardino del Boca. Oggi è venuto anche il presidente Enrico Sempi con noi, e Marina è un'allieva in un certo senso di Bernardino del Boca dal punto di vista del collage, perché è un'arte, come vedremo, che ha preso direttamente da Bernardino del Boca. Ma Marina anche sta facendo un lavoro estremamente interessante proprio di studio, di analisi e di pubblicazioni, naturalmente, che riguardano l'arte di Bernardino del Boca. Ha cominciato in occasione della Mostra Novara sulle opere di Bernardino del Boca, e sta procedendo con dei testi, diciamo, monografici importanti. Quindi ascolteremo questo e vedremo anzi questo breve video in cui ci parlerà appunto di Bernardino del Boca, maestro del collage. Lei stessa è un'artigiana, diciamo, di altissimo valore, e il suo atelier è veramente un punto in cui lo spirituale nell'arte si percepisce, diciamo, veramente direttamente. Grazie Andrea. L'idea di occuparmi del collage di Bernardino del Boca è nata leggendo un catalogo di una mostra che è stata realizzata nel 2014 nello stato dello Utah negli Stati Uniti d'America, ed è una mostra che va ad indagare gli influssi della teosofia sugli artisti della West Coast dalla seconda metà dell'Ottocento fino al 1960. E sicuramente moltissime sono le prove che questi influssi ci sono stati, anche molto profondi, soprattutto per quanto riguarda l'arte astratta. Ma quello che interessa principalmente noi è il discorso del collage. C'è infatti stato lo studioso David Wall che ha indagato su un artista, Jeff Collins, morto nel 2004, che era un artista molto eclettico perché realizzava quadri, sia collage che dipinti, realizzava oggetti e anche sculture. E per quanto riguarda il collage e anche questo suo forma di eclettismo, l'autore sostiene che c'è un grosso influsso e collegamento per quanto riguarda la teosofia, proprio perché per questa capacità sincretica di unire la cultura orientale con quella occidentale. A proposito del collage, dice: il collage ricorda l'idea teosofica che frammenti dell'antica saggezza sono presenti nella vita quotidiana in attesa di essere riscoperti e ricostituiti.
Ecco, questo mi è sembrato un buon punto di partenza per indagare sulle opere di Bernardino e anche un'ipotesi da verificare. Si sa che il collage è stato utilizzato molto dalle avanguardie storiche, famosi papier collé dei cubisti, e poi anche da parte degli artisti dada che l'hanno utilizzato in chiave anche di satira e di polemica ehm, nei confronti della politica e del sociale dell'epoca. Ma quello che interessa a noi sono soprattutto i collage di Max Ernst che arrivano 20 anni dopo, intorno agli anni 30, per quanto riguarda invece i cubisti e dadaisti erano negli anni 10, operavano negli anni 10. Max Ernst perché? Perché fa un tipo di collage diverso, dove cerca di nascondere, mistificare l'intervento dell'artista, cercando di creare una composizione che non sia frammentata, che non sia una destrutturazione della realtà, così come facevano cubisti e dadaisti, ma che risulti come una composizione unica. Otteneva questo risultato grazie al fatto che stampava i suoi collage e ne realizzava anche dei libri. Qui si vede un'immagine tratto dal libro Una settimana di bontà che viene stampato per la prima volta nel 1936. Anche Del Boca ehm, realizza i suoi collage con questa tecnica, cioè cerca la composizione unica, non una realtà frammentata in molti suoi collage. E qui vediamo il collage I figli dei fiori, dove ottiene questo risultato grazie a interventi pittorici che nascondono appunto le giunture fra un'immagine e l'altra. In altri casi, come nel collage Kabir Bedi, che era poi l'attore che impersonava Sandokan, ecco qui ottiene questo risultato attraverso una decorazione a nido d'ape. E come ultimo esempio possiamo vedere questo collage intitolato da lui stesso Ritratto composito e simbolico della signora Blavatsky, in cui c'è una vera cascata di puntini che hanno sì una funzione estetica di creare una profondità nel quadro, ma che hanno anche un significato più profondo. Infatti, sono dei tilaka, quei segni protettivi di tradizione indù che si pongono al centro della fronte e che, secondo Del Boca, aiutano a potenziare la consapevolezza del sé. In un testo di impostazione teorica di Max Ernst, lui sostiene: si potrebbe definire collage un composto alchimico di due o più elementi eterogenei, risultante dal loro sorprendente accostamento, dovuto sia a una volontà tesa per amore della chiaroveggenza,
alla confusione sistematica e alla sregolatezza di tutti questi Rimbaud, sia il caso o una volontà che facilita l'opera del caso. Ecco, cosa vuol intende con sregolatezza di tutti i sensi? È proprio questa capacità dei collage che lui realizzava di disorientare, cogliere di sorpresa il fruitore per rompere quegli schemi mentali che ingabbiano la percezione della realtà e creano anche dei pregiudizi. D'altra parte, questo confronto con Ernst non è così azzardato, perché ci sono degli studiosi che hanno evidenziato gli influssi della teosofia e la cultura dell'occulto, che era molto diffusa nella città di Cologna, dove peraltro Ernst soggiornava frequentemente da ragazzo e appunto nel caso di Ernst hanno comprovato questi influssi e la presenza anche della cultura orientale. Ecco, quindi va ricordato inoltre che nel 1966 Del Boca ha partecipato a un'importante mostra realizzata alla Galleria dell'Istituto Europeo della Storia dell'Arte a Milano, a una mostra dedicata al surrealismo. Per questo sicuramente ne condivideva i presupposti e le aspirazioni. Ci teneva al collage e ha coinvolto anche dei giovani, fra cui anche anch'io insomma, sono stata coinvolta dal suo insegnamento del collage e qui lo vediamo in una dimostrazione che ne ha fatto al Villaggio Verde. E nel libro Il servizio, che è comunque un diario, il 25 ottobre del 49, prima di tornare in Europa, Del Boca scrive: le cose che saranno più cercate della mia produzione quando non ci sarò più saranno i miei acquerelli, i miei collagi, così avevi italianizzato il termine francese. Li ho iniziati per raccogliere denaro per la società protettrice degli animali e per insegnare ad usare tutto, a non distruggere nulla. Diventeranno pezzi di curioso antiquariato. Anche tutta questa produzione artistica fa parte del servizio, perché mentre creo uso sempre la psicotematica, cioè rivesto di coscienti pensieri positivi ciò che faccio. Ma c'è anche un'altra testimonianza che ci fa capire l'importanza che dava al collage. Infatti, fra le sue carte abbiamo trovato 2 pagine in cui ha stilato il progetto per un libro su collage. È un progetto anche che prevede un libro di 200 pagine, cosa che non è mai stato realizzato purtroppo. Prevede citazioni filosofiche orientali, circa 60 illustrazioni e diversi capitoli, alcuni dei quali sono dedicati a diversi tipi di collage. Adesso
Vediamo, anche in questo caso lui parla di collage come documento storico o opere che fanno pensare. Quest'opera è intitolata Siamo uniti e liberi ed è del 1974 e presenta simboli e documenti dell'epoca come le pagine di quotidiani per denunciare la mancanza di libertà che la società impone ai singoli individui e soprattutto ai giovani. Ma poi vediamo anche un mobile della cucina che lui ha realizzato e una colonna fatta di cartone recuperando i fustini del detersivo. E nel suo testo La casa del tramonto, il 4 settembre 1977, scrive: Sto trasformando i due mobili della cucina in testimoni del tempo, usando la psicotematica. Li sto coprendo con etichette di vini e di liquori. I pochi millimetri di spazio tra le etichette li ho riempiti con del colore oro. Poi ho laccato il tutto. Che fine faranno questi mobili che mi sono costati tanta fatica? Quella mente che sa tutto, che mi permette di vedere, di conoscere tutto, è muta e cieca alle cose che mi riguardano, sulle cose che desidero. Un altro capitolo doveva essere dedicato al disegno e al ritratto composito, di cui si parla in Singapore Milano Cano il 22 febbraio 1973. Tra le carte trovo 4 fogli di quaderno, ognuno porta lo schizzo di un volto composito con frecce che indicano la parte del viso con il nome dello scolaro a cui appartiene. Questi esseri compositi sono già nati, mentre il ricordo degli scolari che hanno ispirato questi volti è già quasi totalmente svanito. L'alchimia del cuore opera sempre nel momento. L'ultimo capitolo doveva essere dedicato al libro Collaggio e il diario dell'Es, un riferimento che fa emergere le implicazioni dell'inconscio in questa attività. Nella notte del 2 marzo 1978 Del Boca cita nel suo diario, sempre pubblicato nel Casa del Tramonto, 2 registri in cui ha raccolto delle immagini che penso possono essere considerati il libro dell'Es, il suo libro dell'Es. Penso ai 2 registri che sto riempiendo con le immagini, i ritagli dei giornali, i necrologi, le cose che mi dicono qualcosa. Come potrei mai illustrare a qualcuno le cose che sono incollate in quei registri? Tuttavia io so che in essi è conservata la mia anima. Esse sono le cose più preziose che io posseggo. Chi le conserverà? Chi potrà leggerli dopo la mia morte? Ora accenniamo ad un argomento differente che è l'arte oggettiva. Del Boca interviene con questa distinzione che già era stata operata anche da Gurdjieff fra arte soggettiva, che è l'arte che va più di moda, quella delle espressioni spontanee, dei naif, dei disegni simili ai disegni dei bambini, che secondo Del Boca si rivolge soprattutto ai sensi, al gusto, mentre l'arte oggettiva è quella che
evoca i sentimenti con cui l'artista ha realizzato l'opera. E qui vediamo l'opera di Sasha Snyder, artista russo, morto nel 1927, dal titolo La valle dell'ombra della morte, e quella dell'artista austriaco Ernst Fuchs, Visione della realtà. L'opera di Schneider è un esempio di arte oggettiva, adatta per ispirare gli individui che si trovano sul secondo e sul quarto raggio. In quest'opera l'autore ha usato l'anima. L'opera di Fuchs è invece un quadro soggettivo. In esso l'artista usa la sua mente e la sua fantasia, ma non mette nulla della sua anima. Il quadro di Fuchs è decorativo, interessante, può anche far pensare, ma non sarà mai un'opera posseduta dal compratore. Ecco, concludo dicendo che anche Ernst era appunto molto interessato all'arte oggettiva e come lui anche André Breton, che è stato il maggior teorico del surrealismo. Entrambi fanno riferimento nei loro scritti alla lezione di Leonardo da Vinci, il quale suggeriva ai suoi allievi di osservare le nuvole, di osservare le screpolature o le zone umide dei muri e osservando queste formazioni di cogliere quei disegni, quelle forme, quelle figure che vi potevano vedere e poi realizzarle nei loro quadri. E secondo Breton in questa lezione si riassume tutto il problema dell'arte soggettiva, del passaggio dell'arte soggettiva a quella oggettiva. È un passaggio e una lezione molto importanti, secondo lui, che deve essere ancora compresa nella sua complessità. Scriveva negli anni 30, ma credo che le sue osservazioni siano valide ancora oggi. Lui scrive: ciò che colpisce è il fatto che una simile attività che richiede per esistere l'accettazione senza riserve di una passività più o meno durevole, sia stata in grado di penetrare in profondità nel mondo morale, non limitandosi per nulla a quello dei sensi. L'uomo saprà evolvere il giorno in cui, come il pittore, accetterà di riprodurre senza nulla cambiarvi quelle azioni che uno schermo appropriato può dargli in anticipo. Questo schermo esiste, che l'uomo risalga il corso dei fatti che gli sono parsi più sfuggenti, più oscuri, che più lo hanno ferito. E allora, se la sua interrogazione sarà stata valida, una volta messi in fuga tutti i principi della logica, gli verranno incontro le potenze del caso oggettivo, che si prendono gioco della verosimiglianza. Su questo schermo è scritto in lettere fosforescenti tutto ciò che l'uomo vuole sapere. Per concludere, io penso che questi due autori, sia Max Ernst e André Breton, ma mi pare anche Del Boca, ecco, secondo loro, se il collage viene eseguito senza un particolare progetto iniziale, loro parlano del caso, forse Del Boca avrebbe preferito il termine serendipità, cioè quando uno vive nell'armonia del momento, ha la possibilità di
fare scoperte inattese, ma anche produrre qualcosa di importante, di inaspettato. Ecco, di lasciare, se il collage viene fatto in questo modo, lasciando che le immagini che sono state scelte per quell'occasione siano un po' loro a condurre il lavoro dell'artista, allora è il collage stesso che dirige l'artista verso e lo mette in contatto con l'inconscio e dunque con il mondo degli archetipi. Grazie.